Minasan, konnichiwa, io sono Kirito e sono qua dinanzi a voi per portarvi un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Sì, perché Supreme Fight Pay-Per-View, che andrà in scena il 7 febbraio da Osaka, sta per arrivare a grandi passi e credo sia obbligatorio fare il punto della situazione sul primo grande evento del 2026. Quest'oggi dunque daremo uno sguardo ai match più importanti della Kermesse, partendo da un match che sulla carta rappresenta una sorta di farewell tour da parte di Saki Kashima. Sì, perché la maestra del Kishikai 6 ad inizio anno ha annunciato che il 2026 sarebbe stato il suo ultimo anno da wrestler attiva, indicando il prossimo 26 aprile, data di messa in onda di All Star Grand Kingdom, come data ufficiale del suo ritiro. Dunque, tra qualche mese saremo costretti a dire addio ad un'altra iconica lottatrice che ha fatto la storia recente della Stardom. Una wrestler che non sarà iconica come Tam Nakano, ad esempio, e che di certo non ha vinto quanto lei, ma che è stata comunque in grado di far breccia nei cuori di migliaia di tifosi che dal 2016 a questa parte si sono avvicinati alla Stardom. Nella sua decennale carriera in Stardom, Saki si è vista sotto diversi profili, prima in Stars a conquistare gli Artists of Stardom Titles con Mayu Watani e Tam Nakano, poi in Oedo Tai a dettare legge insieme a gente come Momo Watanabe e SLK, e infine come membro integrante di Godzai, spalla su cui Shuri, la leader della stable, ha sempre potuto contare nonostante tutto. Ed è proprio Shuri che a Supreme Fight affronterà Saki Kashima in una sorta di One Last Time. Sì, perché in effetti questa potrebbe essere per davvero l'ultima volta in cui le due si ritroveranno faccia a faccia sul ring. Il risultato del match, a mio avviso, ha poco da raccontare, ma sarà comunque interessante vedere come si approccerà Saki a questo scontro. Avrà il coraggio di affrontare Shuri di petto oppure adotterà una strategia difensiva volta alla cordardia per far sì che Shuri si infastidisca e perda le sue sicurezze? Chissà, immagino lo scopriremo il 7 febbraio. Fatto sta che sarà comunque un match molto emozionante per chi, come me, si è affezionato a tutte queste splendide lottatrici. Sì, perché ormai non è un mistero che se oggi la mia passione per questa disciplina è più viva che mai è proprio grazie alla Stardom, al Joshi Puroresu in generale e a tutte queste straordinarie atlete che compongono questo magico mondo. Il match verrà quasi certamente vinto da Shuri, che renderà comunque omaggio alla rispettabile carriera di Saki nel migliore dei modi. Una lottatrice squisita, la Kashima, che è sempre stata in grado di coprire le sue lacune in technique con la simpatia, la dolcezza e quel pizzico di imprevedibilità che l'ha resa riconoscibile in tutto il mondo. Godiamoci Saki finché possiamo, quindi, perché so già che quando arriverà il 26 aprile, sarà molto difficile dirgli addio. Prima di procedere col prossimo match, ho una domanda da farvi. Chi è la più carina del reame? Sì, perché la rivalità tra Aya Sakura e Maki Ito si basa proprio su questo semplice quesito, o almeno così sembrava all'inizio, perché poi in realtà le cose si sono fatte piuttosto complicate. Da quando Maki Ito è arrivata in Stardom, dopo settimane di video misteriosi, atti a suscitare interesse nei fan di tutto il mondo, ha subito attirato le mire di chi, insospettito dagli atteggiamenti sopra le righe di Maki, ha voluto mettere le cose in chiaro o comunque cercare di rimettere Hito-chan al suo posto, ricordandole che qui siamo in Stardom e lei, da ultima arrivata, non è di certo libera di fare ciò che vuole. La
paladina della giustizia che si è parata davanti a Maki Ito, porta il nome di Aya Sakura. Una Aya Sakura che sin da subito ha trovato fastidio nell'atteggiamento spocchioso di Ito-chan. Un atteggiamento volto a ricordare a tutte che è lei la più kawaii del reame. Ma Sakura ha fatto capire di essere di tutt'altro avviso. E allora eccoci qua, pronti a vedere una battaglia che a Supreme Fight potrebbe segnare la fine di Maki Ito in Stardom. Sì, avete capito bene, ma andiamo con ordine perché quella che è partita come una semplice rivalità si sta trasformando in un qualcosa che potrebbe scuotere la compagnia nelle fondamenta. Sì, perché lo scontro tra Maki Ito e Aya Sakura, non sarà un single match normale, no, tutt'altro. In palio ci sarà un qualcosa che per Ito-chan è più importante di qualsiasi titolo. Ci sarà in palio la sua permanenza in Stardom, ma non solo. Anche Aya Sakura rischia grosso, sì, perché in caso di sconfitta la lottatrice di Cosmic Angels, diventerebbe obbligatoriamente la schiava di Maki Ito. Lo so, è una stipulazione che si vede raramente in Giappone, è un qualcosa più legato al wrestling a stelle e strisce, specialmente alla WWE, ma tant'è. L'odio reciproco che le due ragazze provano l'una nei confronti dell'altra ha spinto entrambi a mettere sul piatto una stipulazione alquanto strana, ma anche molto pericolosa, specialmente per Maki Ito, che rischia di terminare anzitempo la sua run in Stardom. Ad onor del vero, in palio ci sarà anche la Cute Belt, presentata per la prima volta in assoluto da Ito-chan nello show di domenica 25 gennaio. Una cintura di cartone simbolica, non effettiva, più un premio che un vero e proprio titolo, che andrà comunque a premiare la vincitrice di un incontro che sulla carta vede Maki Ito partire in svantaggio grazie ad una stipulazione che, a ben vedere, è per lei tutto da perdere e poco da guadagnare. È vero, la vittoria le garantirebbe i servigi di Aya Sakura, che diventerebbe la sua schiavetta, ma la sconfitta la costringerebbe ad abbandonare la Stardom soltanto dopo poche settimane dal suo arrivo. Onestamente la stipulazione che è stata scelta per l'occasione non mi fa impazzire. Voglio dire, comunque vada, ci aspetta un qualcosa che lascia straniti. Se Maki perdesse, allora saremmo costretti già a dirle addio, ma francamente vedo questa possibilità molto, molto remota. Tutto può succedere, certo, ma che senso avrebbe metterla sotto contratto per poi perderla soltanto dopo poche settimane? Quindi se facciamo 1+1, il risultato più probabile è proprio la sua vittoria con un'Aya Sakura costretta a diventare la serva di Ito-chan per il futuro a venire. Tutto ciò non è proprio il massimo della vita, ma quello è. La cosa interessante sarà però l'avvicinamento di Maki Ito a Cosmic Angels. Quindi prestiamo attenzione perché tutto ciò potrebbe anche essere l'anticamera per un futuro approdo di Maki nella stable. E allora ditemi, vi piacerebbe vedere Maki Ito far parte ufficialmente di Cosmic Angels? Andiamo avanti senza distaccarci troppo dall'essenza del match precedente, sì, perché ora ci aspetta un altro single match che sulla carta rispecchia per certi versi ciò che ho raccontato poc'anzi. Vedete, la questione tra Rina e Fuwa-chan non è poi così diversa da quella toccata poco fa tra Maki Ito e Aya Sakura. Anche in questo caso c'è la voglia di proteggere la Stardom dagli invasori, da quella gente che forse, e dico forse, non appartiene per davvero a questo mondo. Ma se Maki Ito, tutto sommato, è una lottatrice con i fiocchi, che comunque ha provato più e più volte nella sua carriera di appartenere al 100% a questo mondo, il discorso con Fuwa-chan è di tutt'altro carattere. Rina infatti l'ha presa di mira proprio per questo.
Fuwa-chan, che ha fatto il suo debutto ufficiale a Dream Kingdom il 29 dicembre scorso contro la sua mentore Azuki, ha dimostrato di saper stare sul ring. Certo, non sarà un fenomeno come Azumi, ma a mio avviso la sua prestazione è stata comunque positiva. Rina però, a quanto pare, non è della mia stessa opinione. Sì, perché esattamente nello show di domenica 25 gennaio Pink Devil ha chiamato a sé la famosa youtuber e l'ha accusata di non essere una vera wrestler, sfidandola ad un match per Supreme Fight in modo da esporre quanto affermato dalla stessa Rina, non solo a parole ma con i fatti. Fuwa-chan, dal canto suo, non poteva di certo rifiutare. La ragazza sa bene che affrontare Rina in un single match è un'impresa titanica, ma sa anche che deve dimostrare ai più scettici che il ring e la Stardom sono ormai diventati a tutti gli effetti la sua casa. Il match, quindi, che vedremo sabato 7 febbraio sarà per Fuwa-chan una specie di prova del fuoco. Battere Rina sarebbe un risultato potentissimo da poter sfoggiare con orgoglio, ma Pink Devil è un'avversaria ostica per chiunque. Basta chiedere a Konami che per poterla battere e conservare il Wonder of Stardom Championship ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie. Sulla carta Fuwa-chan non ha alcuna possibilità di battere Rina, almeno di un intervento divino di qualche tipo, ma dopo tutto sappiamo bene che nel wrestling la parola impossibile non esiste. Durante gli anni siamo stati protagonisti di veri e propri eventi fuori dal comune, di fatti che ci hanno scioccato e che ci hanno portato a credere nell'impossibile. Ma questa volta è diverso, o almeno me lo auguro. Rina ha provato più e più volte di essere pronta al grande passo, di essere pronta per fare il grande salto e per raggiungere finalmente la vetta della Stardom. Non le manca nulla, ha tutto. Presenza scenica, carisma, lottato. Credo non sia un'eresia definirla una macchina perfetta. E allora perdere contro Fuwa-chan sarebbe un passo falso incredibile, un qualcosa che andrebbe parzialmente a distruggere tutto ciò che è stato costruito da un anno a questa parte. Rina ha bisogno di questa vittoria, ha bisogno di ricordare al mondo che, nonostante la sconfitta contro Konami, Pink Devil non è solo un soprannome, ma un modo di essere. Quindi penso sia cosa buona e giusta dare la vittoria al membro di Hate, se non altro per farle iniziare un nuovo cammino che magari entro la fine dell'anno la porti sul serio a conquistare il primo alloro importante in federazione. Perché permettetemi di sbilanciarmi, ma io credo fortemente, anzi sono convinto che Rina sarà colei che da qui a 10 anni porterà la Stardom sulle spalle verso nuove vette di prestigio. Segnatevi queste mie parole perché tra qualche anno sono sicuro che torneremo a parlare di questo argomento come fanno 4 amici al bar. Empress Nexus Venus è stata creata esattamente 2 anni fa. Ed è il gennaio del 2024 quando Maika e Mina Shirakawa decisero di unire le forze con l'intento di costruire una stable dominante che potesse dettar legge su tutta la Stardom. E in realtà così fu per davvero, o almeno nei primi mesi della sua nascita. Sì, perché la unit ci mise davvero poco ad iniziare a ingranare e conquistare diversi allori come gli Artists of Stardom Titles o comunque finire nelle storyline più importanti di quel periodo grazie anche ad una Maika in possesso della Red Belt. Per buona parte del 2024 la stable rimase sulla cresta dell'onda, soprattutto grazie alle sue leaders Maika e Mina Shirakawa, che erano parte integrante del progetto Stardom. Però, come spesso capita, non è oro tutto ciò che luccica e a metà di quell'anno i problemi per EXV iniziarono a sorgere.
Mina Shirakawa iniziò sempre più a partecipare agli show della AEW, mettendo da parte la sua carriera in Stardom, mentre Maika vide sprofondare il mondo davanti a sé quando in poco tempo perse sia il World of Stardom Championship che gli Artist of Stardom Titles. L'addio definitivo di Mina ad inizio 2025 e il conseguente infortunio al gomito di Maika gettò XV in un abisso senza fine. In questo preciso periodo fu Hanako l'unica che diede un po' di speranza alla stable e che si prese quindi sulle spalle non solo la unit ma anche tutte le sue compagne, cercando di fare il possibile per non farle finire nel dimenticatoio. Capirete bene però che in un roster pieno di talenti come quello della Stardom è difficile brillare di luce propria. Ecco perché, nonostante la sua buona volontà, Hanako fece comunque fatica a ritagliarsi un posto al sole. Quando però tutto sembrava ormai spacciato, Maika, guarita dall'infortunio al gomito che l'aveva costretta ai box per 7 mesi, fa capolino in Stardom nello show del 30 novembre scorso per venire in manforte delle sue compagne che, in quell'occasione, erano state prese di mira dalle ragazze di Hate. A questo punto sembrava che tutti i problemi di XV erano stati risolti grazie al ritorno della propria leader, ma così non fu. Anzi, i problemi interni alla stable erano forse più grandi che mai e a gettar benzina sul fuoco ci hanno pensato le lottatrici di Mi Vida Loca, Suzu Suzuki su tutte. Sì, perché la Suzuki iniziò pian piano ad entrare nella testa delle lottatrici di EXV con dichiarazioni pesanti atti a punzecchiare sul vivo le ragazze di Empress Nexus Venus. Anche perché Suzu sapeva che tra loro c'erano delle questioni in sospeso che erano rimaste sopite per diverso tempo, ma erano comunque lì, in attesa che qualcuno le risvegliasse. Durante le settimane che precedettero questo scontro, le due stable si affrontarono in tutte le salse con vari tag team match, scontri a squadre, single match e quant'altro, ma grazie anche alla scarsa fiducia riposta nelle proprie compagne di merende, XV subì quasi sempre sconfitte cocenti. Questo portò grande nervosismo tra Maika e Hanako, con quest'ultima che finì per attaccare verbalmente la propria leader, accusandola di non essere veramente interessata al bene di EXV, di essere anche lei un egoista pari a Mina Shirakawa e di non amare la stable per davvero. I successivi giorni furono davvero complicati per EXV perché la fiducia tra Mike e Hanako sembrava completamente scomparsa, puff, svanita come neve al sole. Ma ancora una volta, quando sembrava tutto perduto, quando sembrava che EXV fosse vicina ai titoli di coda, una luce si accese nel cuore di Hanako. Ryan le parlò e le disse che non poteva far finire tutto così senza lottare, senza cercare in ogni modo di tenere viva quella famiglia, perché in fondo EXV è questo, una famiglia. E allora Hanako, dopo aver schienato Akira Kurogane nel match a squadre di domenica 25 gennaio, prese il microfono che in quel momento pesava come un macigno e con voce decisa chiese umilmente scusa a Maika per il suo comportamento. Maika, dal canto suo, accettò immediatamente le scuse sincere di Hanako, anzi si scusò a sua volta per non essere stata una buona leader, promettendo che d'ora in avanti farà tutto ciò che è in suo potere per far brillare XV come non mai. Ma tutto questo basterà per far sì che le ragazze di Empress Nexus Venus trionfino sulle lottatrici di Mi Vida Loca? Il match che andremo a vivere a Supreme Fight sarà una guerra totale, sarà una battaglia intensa che metterà a dura prova tutte le atlete coinvolte, che coinvolgerà appunto tutte le wrestler delle rispettive stable, tranne Bozilla, che purtroppo ha subito un infortunio qualche settimana fa ed è impossibilitata a prendere parte al match. E allora, a questo punto, dobbiamo fare un attimo di chiarezza sulla stipulazione
del match e sulle sue regole. Sì, perché la battaglia sarà quindi un handicap match, un 5 vs 4, proprio per via dell'infortunio di Bozilla, ma non è tutto, seguirà anche delle regole specifiche. Dunque prendete carta e penna e prendete nota. Il match sarà una sorta di gauntlet match. A turno una rappresentante della propria unit salirà sul ring per un single match contro un atleta dell'altra stable. La vincente eliminerà definitivamente la perdente, che a sua volta verrà rimpiazzata da una nuova compagna di stable. Si andrà avanti così fino a che tutti i membri di una unit saranno eliminati. Insomma, chi rimarrà in piedi sarà la squadra vincitrice. Detto ciò, personalmente credo che tra le due unit, quella che ha più bisogno di questa vittoria sia proprio EXV. Dopo aver passato mille difficoltà, grazie a tutti i fatti che ho brevemente menzionato poc'anzi, Empress Nexus Venus ha dannatamente bisogno di un punto da cui ripartire e battere Vida Loca potrebbe essere ciò di cui ha bisogno la stable capitanata da Maika per risorgere dalle proprie ceneri. Ecco perché il mio pronostico va a loro favore, ma attenzione! Sì, perché una loro sconfitta è più che possibile se guardiamo il quadro generale delle cose. Voglio dire, siamo davvero sicuri che tra Mike e Hanako sia tutto a posto? Certo, loro due si sono chieste scusa, si sono perdonate a vicenda, ma sappiamo bene che nel wrestling, così come nella vita reale dopo tutto, quando una ferita si apre davvero, quando un ingranaggio si inceppa, è difficile ripararlo, è difficile far finta di niente, è difficile lasciarsi il passato alle spalle. Ecco perché non mi stupirei di scenari apocalittici, di rotture, di tradimenti. Una cosa però è certa, quando il match finirà, indipendentemente dal suo risultato, tutte le protagoniste di questa battaglia usciranno cambiate, non saranno più le stesse. Specialmente le ragazze di EXV che sì, continueranno forse a stare unite, e sottolineo il forse, ma che comunque non sapranno quanto potranno fidarsi per davvero l'una dell'altra. Prima di entrare nel territorio dell'oro con il primo match titolato della serata, vi ricordo che se vi piace ciò che faccio, volete supportare il mio lavoro, se volete semplicemente offrirmi un caffè, potete tranquillamente farlo grazie al link PayPal che trovate qua sotto in descrizione. Grazie di cuore ovviamente a tutti quelli che supporteranno il mio progetto con una donazione. A tal proposito vi ricordo di seguire Donne tra le corde per restare sempre aggiornati con tutto ciò che accade nella scena mondiale femminile. Sul sito web di Donne tra le corde potete trovare news, articoli dedicati alle vostre wrestlers preferite e quant'altro. Trovate ovviamente tutte le info di questo bellissimo progetto qui sotto in descrizione. Biema e Nissen, Natsuko Tora e Ruaka, le Goddess of Stardom Champions in carica, metteranno in palio le loro cinture contro Bea Priestley e la rientrante Hanan, che ha fatto da poco ritorno sul ring dopo essere stata ferma per alcuni mesi a causa di un infortunio. La giovane leonessa dunque non ha perso tempo e in men che non si dica ha da subito messo gli occhi sui titoli di coppia, anche se, a dire il vero, l'artefice di questa sfida è Bea Priestley, che in due distinte occasioni ha dapprima schienato Ruaka per poi prendersi una gran bella vittoria pure su Natsuko Tora proprio nel match di rientro di Hanan che è andato in scena lo scorso 21 gennaio. Dopo aver battuto entrambe le detentrici dei Goddess of Stardom Titles, Bea ha espresso il volere di poter sfidare entrambe a Supreme Fight, scegliendo proprio Hanan come sua partner. Il match in sé rappresenta una grossa opportunità per Hanan, che può iniziare il 2026 con una vittoria prestigiosa, nonché la conquista di un nuovo alloro da mettere in bacheca. Ma io sinceramente da tutto ciò sono un pochetto deluso. Mi spiego meglio.
Quando Hanan aveva fatto capolino nello show di domenica 18 gennaio, annunciando appunto il suo ritorno, credevo che avrebbe intrapreso un percorso che l'avrebbe guidata a inseguire il Wonder of Stardom Championship, detenuto attualmente da Konami. Anche perché i titoli di coppia a una come Hanan iniziano a stare stretti. Non perché non siano prestigiosi, tutt'altro, ma se la giovane leonessa ha intenzione per davvero di prendere in mano le redini di Stars per diventare la nuova Ace della Stardom, beh, allora è più che giusto iniziare a pensare in grande, concentrandosi sui titoli più importanti. Quelle cinture che possono per davvero cambiarti la carriera, e sappiamo bene che in Stardom quelle cinture portano il nome di World of Stardom Championship e Wonder of Stardom Title. Dopotutto non per nient'altro queste due cinture vengono considerate le più importanti al mondo per quanto riguarda il wrestling femminile mondiale. E allora, credo sia giusto che Hanan, arrivati a questo punto, faccia il salto di qualità che meriti e inizi a seguire una delle due cinture appena menzionate. Forse, e dico forse, la Red Belt è ancora fuori dalla sua portata, anche perché contrapporsi a Saya Kamitani ad oggi è un'impresa mastodontica per chiunque. Ma abbiamo visto, la White Belt non è poi così lontana, a ben vedere. Hanan può per davvero pensare di diventare una spina nel fianco di Konami, ma per ora tutto questo discorso è rimandato a data da destinarsi, o almeno credo. Fatto sta che l'opportunità di conquistare il Goddess of Stardom Championships non va di certo buttata via, al contrario. Innanzitutto perché sono sempre comunque simbolo di potere, ma anche perché sconfiggere BMI Nissen vorrebbe dire mettere a tacere Hate, interrompendo il loro dominio, facendole vacillare per la prima volta dopo più di un anno di assoluto dominio. Riusciranno dunque Hanan e Bea Priestley a conquistare le tanto agognate cinture? Personalmente io non credo. Non fraintendetemi, Hanan e Bea sono lottatrici squisite e sono in grado di battere chiunque, ma e come se lo sono, ma vedo il dominio di Hate troppo splendente da poter fermare ora. Prima o poi accadrà di sicuro, nulla è per sempre, ma non ora. E poi, in realtà, come ho detto poc'anzi, vorrei vedere Hanan competere per qualcosa di più importante che i Goddess of Stardom Titles. Vorrei vederla competere per la White Belt. Vorrei vederla iniziare pian piano a costruire la propria legacy. Quindi sì, in questo caso, forse una sconfitta le farebbe più bene che male. E voi che ne pensate? Scrivete il vostro pensiero qua sotto nei commenti. Il secondo match titolato di Supreme Fight, che poi è effettivamente il come event della Kermesse, è riguardante il World of Stardom Championship. Occhi puntati dunque su Konami che, dopo aver difeso la cintura contro Rina in un match che ha messo a dura prova il suo regno, ora sarà costretta a metterla in palio contro Ami Sourei. Un Ami Sourei che arriva a questa sfida non nel migliore dei modi. Sì, perché a ben vedere, cosa ha fatto Ami per meritarsi davvero questa opportunità? La lottatrice di Gozai aveva già provato ad avvicinarsi alla White Belt a fine 2025, quando era intenzionata a sfidare Konami a Dream Kingdom. Purtroppo per lei, però, Saya Iida aveva altri piani. Infatti le due battagliarono per un posto al sole, per vedere chi meritava di più di essere eletta come contendente al titolo di Konami. E in quella occasione fu proprio Iida a trionfare, a conquistare il diritto di sfidare Konami nel pay-per-view del 29 dicembre. Sappiamo tutti ormai come andò a finire quel match e di come Konami rimase campionessa, nonostante l'ottima performance di Saya Iida.
Fatto sta che dopo quel fatto, Ami Sourei non è stata protagonista di un qualcosa che la rimettesse davvero in pista, che la rimettesse in lista per un posto da number one contender. Anche perché, parliamoci chiaro, se Ami non è riuscita a sconfiggere Ida, che a sua volta è stata praticamente annientata da Konami, quante concrete possibilità ha la Sourei di battere l'attuale Wonder of Stardom Champion? Secondo me sono vicine allo zero. Ecco perché ritengo che Ami sarà la classica avversaria di transizione. Ma attenzione, questo non significa che la Sourei non offrirà una prestazione da incorniciare. Tutt'altro. Anche perché, siccome parte comunque con gli sfavori del pronostico, dovrà, per forza di cose, dimostrare che è all'altezza del ruolo che la Stardom le ha donato. Aspettiamoci dunque un match duro con Konami che cercherà di portare l'avversaria nel suo mondo, indebolendole gli arti in modo chirurgico, smontando le sue sicurezze pezzo per pezzo. D'altra parte, Ami punterà tutto sulla forza bruta, costringendo la campionessa a subire la sua avanzata per gran parte del match, grazie a fiammate improvvise che tolgono il respiro. Nonostante io mi aspetti comunque una grande performance da parte della sfidante, credo che Konami riuscirà a sconfiggere e a rimanere campionessa. Come dicevo poc'anzi, credo che Hanan possa essere la persona giusta per fermare il regno di Konami. Ma non solo. In realtà anche vedere Azumi conquistare finalmente la White Belt sarebbe un sogno. Insomma, le ragazze che possono per davvero fermare il dominio di Konami ci sono, non mancano di certo. Infatti credo sia solo questione di tempo prima che una di loro si faccia avanti per mettere fine al regno della lottatrice di Hate. E quando una di loro busserà per davvero alla porta di Konami, penso sarà difficile per lei uscire incolume da quella sfida. Come sempre il campo di battaglia più logico per un qualcosa di questo spessore sembra essere All Star Grand Kingdom. Penso che lì si deciderà il futuro del regno di Konami, ma per ora, vedo la White Belt restare stretta tra le sue mani e non credo che sia intenzionata a lasciarla andare facilmente. E siamo arrivati così al main event del pay-per-view, al match più importante della Kermesse. Da una parte Sayaka Mitani, la Phoenix Queen, la detentrice del World of Stardom Championship, la top heel per eccellenza. Colei che ad oggi è diventata una vera e propria istituzione, un punto fermo della Stardom. Dall'altra parte Starlight Kid SK, la Sky Tiger, la leader di Neo Genesis, nonché la vera top face della compagnia. Male contro bene, ombra contro luce in quel che si presenta a essere uno dei match più attesi del 2026. Sayaka Mitani arriva a questo match forte del suo status conquistato nel 2025. Sì, perché durante l'anno appena trascorso Saya ha praticamente dominato in lungo e largo, annichilendo ogni avversaria che si parava davanti. Nel 2025 Saya è stata colei che ha messo fine alla carriera di Tam Nakano, è stata colei che ha detenuto in più di un'occasione 2 titoli allo stesso tempo, è stata colei che ha messo fine al regno di Azumi conquistando lo Strong Women's Championship. È stata colei che ha portato la Stardom verso nuove vette, caricandosi la compagnia sulle spalle. Ma ad inizio 2026 qualcosa si è inceppato. A Wrestling Kingdom 20 la Phoenix Queen ha subito una battuta d'arresto inaspettata. Tutti, compreso me, si aspettavano che Saya riuscisse a conquistare anche l'IWGP e Women's Title uscendo dal Tokyo Dome come tripla campionessa, ma così non è stato. Sembrava che il winner of Takeover's match contro Shuri fosse solo una formalità, ma non fu così.
Fino a pochi giorni prima dell'evento la Kamitani sembrava imbattibile, sembrava invulnerabile e invece Shuri ha fatto qualcosa di impensabile, un qualcosa che nessuno avrebbe mai e poi mai pronosticato. Ha battuto la Phoenix Queen. E non l'ha battuta grazie a sotterfugi o quant'altro, no, l'ha battuta in modo equivocabile, senza appello. Ed è stato proprio in quel momento che Starlight Kid ha capito che Saya può essere sconfitta. E Seki arriva dunque a questo match con una rinnovata speranza. Sa che può diventare la criptonite della Kamitani, anche perché il talento non le manca di certo. Il 2025 di Ki-chan è stato senza ombra di dubbio uno dei suoi anni migliori da quando ha debuttato in Stardom. La ragazza mascherata è stata in grado di far brillare la White Belt in maniera inesorabile, costruendo un regno quasi perfetto fatto di performance straordinarie e difese concrete contro chiunque osasse chiederle un match. SK ha sempre difeso con coraggio il Wonder of Stardom Championship, ma non solo, sia perché a All Star Grand Kingdom 2025 è stata persino eletta leader indiscussa di Neo Genesis quando riuscì a sconfiggere Azumi in un match che definirlo a 5 stelle sarebbe riduttivo. In quella notte Starlight Kid aveva ribadito il suo status all'interno del roster, dimostrando che non è seconda a nessuno. Ma anche lei ha dovuto fare i conti con la dura realtà che si è presentata davanti alla sua porta sotto forma di Konami. Sì, perché quando tutto sembrava andare per il verso giusto, quando sembrava che SK potesse avere il vento in poppa, le correnti sono cambiate all'improvviso, facendo sbattere violentamente la sua nave contro gli scogli. A Crimson Nightmare, lo scorso 3 novembre, Starlight Kid perse il Wonder of Stardom Championship e a seguito di ciò dovette stare ferma per poco più di un mesetto per via di un infortunio riportato alla spalla. Questo lasso di tempo, passato a casa in convalescenza, le ha permesso però di esaminare per bene la situazione intorno alla Red Belt, iniziando a covare il desiderio di contrapporsi come faro nell'oscurità di 8 e del dominio assoluto di Saya Kamitani. Il suo ritorno avvenne esattamente a Dream Kingdom, dove in coppia con Azumi riuscì a sconfiggere Shuri e Tomoki Naba. Ma il suo vero obiettivo non era quello di vincere quel semplice match, ma quello di fermare Saya Kamitani. E allora ha aspettato pazientemente la fine del match tra la Phoenix Queen e Saori Yano, che è stato poi il main event di Dream Kingdom, sapendo che la vincitrice sarebbe stata Saya, anche perché, parliamoci chiaro, la Saori Yano aveva davvero poche possibilità in quell'occasione di battere la Kamitani e poi, come una tigre che prende di mira la sua preda, ha colpito SK, ha sfidato Saya. Una sfida che ha riecheggiato per tutto l'inizio del 2026, una sfida che però ha dovuto fare il conto con la commozione cerebrale riportata da Saya Kamitani a Wrestle Kingdom 20 nel match contro Shuri. Un infortunio che ha costretto Saya ai box per diverse settimane, con il suo ritorno previsto per Supreme Fight, ma che la Phoenix Queen ha comunque anticipato di alcune settimane proprio perché, a detta di lei, stufa di guardare la Stardom in possesso di gattini come Starlight Kid. Questo fa comunque capire quanto sta a cuore la Stardom a Saya Kamitani, ma ancora di più fa capire come la Phoenix Queen sia in grado di rinascere dalle sue ceneri e di essere un'avversaria sempre pericolosissima. Starlight Kid dunque, se vorrà batterla, non dovrà affatto sottovalutarla, nonostante Saya sia da poco tornata dall'infortunio e nonostante la sconfitta rimediata al Tokyo Dome. Personalmente vedo comunque Saya Kamitani partire avvantaggiata. È vero, SK è un'avversaria tosta, probabilmente
una delle più pericolose affrontate da Saya da quando è in possesso della Red Belt, ma quando parliamo di Saya Kamitani dobbiamo renderci conto che oggi, in questo periodo storico, la Phoenix Queen è il cuore pulsante del wrestling nipponico. In un ambiente dove alcune compagnie, su tutte la New Japan Pro Wrestling, fanno fatica a trovare la quadra per colpa di innumerevoli addii o comunque di talenti emergenti che non sono stati capaci di rimpiazzare le leggende di un tempo, beh, Saya Kamitani è la speranza di questo sport, è la speranza del Puroresu. E allora, nonostante Ki-chan sia un'atleta splendida, nonostante Selke sia la top face della Stardom, vi faccio una domanda. Avrebbe davvero senso privare Saya Kamitani del World of Stardom Championship? Io sinceramente credo di no. Ma dopo tutto chi sono io per dire cosa è giusto o sbagliato? Solo il ring saprà dirci se il regno di Saya merita di continuare o se una nuova regina merita di occupare il suo trono. Quello che è certo è che Supreme Fight, che pay-per-view, che vi ricordo andrà in scena il 7 febbraio da Osaka, presenta una card molto ricca e super interessante. Uno show imperdibile per tutti gli amanti del bel wrestling di cui noi parleremo a tempo debito. Ecco perché vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdervi la recensione dell'evento, ma anche per non perdervi i prossimi contenuti, perché fidatevi, il 2026 è ancora all'inizio, ma è già palese che quest'anno non sarà un anno qualunque. No, sarà l'anno dove la Stardom consoliderà ulteriormente il suo stato di top compagnia nipponica, nonché di miglior federazione femminile al mondo. Perché dopo tutto la Stardom è il posto dove combattono le migliori lottatrici al mondo. Grazie per avermi fatto compagnia fino alla fine del video, grazie ai nuovi iscritti, grazie a chi sta lasciando like, a chi condivide i miei contenuti e grazie a chi sta supportando questo progetto. Grazie di cuore e alla prossima. Bye poi!